Buongiorno tribù, Buongiorno tribù, giornata grigia e animi grigi. di solito in questo canale cerchiamo sempre di portarvi allegria e di farvi vedere dei posti, però questo video ci abbiamo messo giorni per registrarlo, però è giusto che lo registriamo e abbiamo vissuto e stiamo vivendo la situazione molto ma molto da vicino su quello che è successo a Valencia con Dana e credo sia giusto che, come l'abbiamo vissuta così da vicino, vi facciamo un po' capire qual è la realtà dei fatti. Non siamo qua per fare polemica, però vogliamo portare la testimonianza di quello che La abbiamo realtà dei vissuto fatti. e stiamo vivendo. Prima di tutto, rassicuriamo tutti che noi stiamo bene. Ci ha preso Di striscio noi. ci ha preso in una zona sicura, siamo a Soneca e non dovevamo rimanere qua, però per cose ovvie che sono successe abbiamo deciso di non spostarci perché al Anche momento la parte sud di Valencia ormai è bloccata, l'autostrada sono bloccate. La parte nord è arrivata l'altro giorno un'altra allerta e ci sono state piogge forti anche nella zona di Castiglion e quindi è meglio non muoverci. Si sono inondati un po' la zona di Castiglion, però non a livello di quello che è successo a Valencia. Quindi siamo un po' bloccati qua. questo video calcolate che lo stiamo registrando quasi in diretta perché è domenica e sono passati 5 giorni da quello che è successo e lo vedrete martedì. La programmazione chiaramente era una di tre, però è giusto da far vedere e dar voce a quello che è successo a Valencia che ci ha accolto per 5 anni. Noi abbiamo vissuto qua 5 anni, quindi cerchiamo di stare il più tranquilli E la possibile. situazione è grave, è molto grave, Sì, molto grave. cerchiamo di stare il più tranquilli possibile, cerchiamo di spiegarvi nel miglior modo quello che è successo perché dobbiamo un po' tornare indietro. Torniamo indietro di circa una settimana e mezzo fa. Una settimana e mezzo fa era prevista che arrivava una perturbazione Forte. forte. Qua il Dana è abituale che arrivino questi eventi, perché comunque c'è l'aria del mare che è molto calda, quindi quando arrivano questi blocchi d'aria fredda, qua è una cosa abbastanza abituale, soprattutto in questi periodi e in primavera. In primavera, Però autunno di solito, ragazzi, quando arrivano dei temporali forti è come aprire i rubinetti e viene giù. Non erano previsti così tanti litri di acqua, no. Succede che per il martedì e mercoledì erano previsti tanti litri di acqua, così davano le previsioni, ragazzi. Io non sono né meteorologa, non sono né esperta, guardando l'applicazione che noi abbiamo sul telefono e le applicazioni che hanno i nostri amici. Succede che è stata prevista, quindi noi ci alziamo il martedì. È vero che qua davano 200 litri di acqua e la nostra fortuna è che non sono arrivati tutti quelli che erano previsti, perché noi comunque siamo in un paesino che grazie alle due serre, la Serra Calderona, la Sierra Calderona e dietro ci hanno le protetto. Spadane ci hanno protetto. Quindi inizia a piovigginare, quindi diciamo, boh, dobbiamo fare le ultime cose che sono previste prima della partenza ed era programmato andare all'Ikea. La nostra fortuna è che noi all'ultimo, quando è iniziato a piovere un po' più forte, abbiamo detto meglio non prendere l'autostrada, meglio non andare a Valencia perché sappiamo qua
quando piove, da tanto che non piove, e questa è stata la nostra fortuna, ragazzi. Avremmo perso tutto. Tutto quello Ma che poi c'è da avevamo. dire che Valencia alle 8 non stava piovendo. Alle 7:30 non stava piovendo di sera. Non stava piovendo tanto a Valencia. Dove ha piovuto tanto è stata nella zona ovest sulle montagne. Qui Calcolate, scusami Pier, che questa è Valencia per farvi capire. Valencia è circondata da tutti dei paesini da intorno, montagne. da montagne. E tutti questi paesini in 4 ore sono caduti come 500 litri Che è di quello che acqua. cade in un anno per la zona. Quindi cosa c'è? C'è il fiume Turia che passa, in più ci sono tutti gli affluenti. Quindi cosa è successo in questi paesini? Ci sono chiaramente delle dighe. Sono state aperte, però i detriti, i fiumi sporchi, tutti i detriti. Il fiume Turia, che poi è stato deviato a Valencia nel 57, quando ci fu l'ultima inondazione, è stato deviato, è stato fatto un fiume artificiale grandissimo. È arrivato ad avere 2000 metri cubi di portata il fiume, cioè 2000 metri cubi, stiamo parlando di fiumi grandi come, non so, il Reno, fiumi navigabili. Quindi immaginate la quantità d'acqua che si è riversata in poche ore su quelle zone. È stato in 50 minuti, ragazzi, l'acqua si è portata via tutto quello che si poteva portare via. Noi abbiamo degli amici a Valencia che grazie a Dio Stanno bene, hanno perso tutto quello che avevano. Altri hanno perso tutto, esatto. Abbiamo avuto amici che sono stati fermi in autostrada 11 ore senza acqua e senza mangiare. Abbiamo avuto amici che hanno passato la notte sopra a un ponteggio di un benzinaio. Sono riusciti a ritornare dove c'era la casa, però hanno perso tutto quello che potevano perdere, l'hanno perso in 50 minuti. Qual è il problema? Io non so le notizie, ragazzi, che vi sono arrivati. Ma grazie alle Però stanno arrivando gli aiuti, mangiare, cibo e tutti. Cioè Acqua. Si è smobilitata tutti. Adesso in questo momento tutta Spagna. Ci sono i magazzini, i punti di raccolta che sono pieni. Il problema è come farli arrivare a sta povera gente, che ci sono le macchine accatastate. Qua è partito un camion, anche noi abbiamo messo a disposizione il nostro furgone nel caso non bastasse il camion, e sono scesi amici che hanno avuto dei permessi speciali per poter entrare con questi camion, e hanno detto: voi non vi potete neanche immaginare qual è la situazione, è un disastro. L'immagine che non so se vi è arrivata, che voi avete visto della gente che entra a piedi a Valencia, è perché prende dal punto di raccolta X che fanno della parte di Valencia che non è stata affettata, non è stata colpita, scusate, entra a piedi a aiutare la gente, ragazzi. C'è gente che purtroppo è da 5 giorni che non può uscire da vive casa. Con i morti in casa. E vive con i morti in casa. Cioè, ed quindi è la le realtà. condizioni igieniche dopo 5 giorni sono veramente... È la realtà dei fatti, ragazzi. E non è stato dichiarato ancora lo stato di allerta. Questo bisogna dirlo. Lo stato di allerta ancora non è stato dichiarato dagli enti. Non so cosa aspettino, non è stato allestito un accampamento, c'è gente che ancora è lì, intrappolata. Ieri abbiamo visto camion che scendevano, ruspe, Caterpillar, speriamo che abbiano dato una svolta in queste ultime 24 ore, però sappiamo tutti che se non viene dichiarato lo stato di allerta, la burocrazia non è permesso fare alcuni tipi di interventi, quindi la gestione, non entriamo in polemica, la gestione la stanno gestendo veramente veramente male. E qua chiudiamo, non vogliamo entrare tanto in polemica con politica e tutto il resto. E ti senti noi ci sentiamo
nel nostro piccolo abbiamo fatto quello che possiamo fare. Nei prossimi giorni, chiaramente, rimaniamo, ci informano e vogliamo fare di più, sì, però vogliamo far capire che c'è bisogno di molto, ma molto più aiuto. C'è bisogno di macchine che tirano via tutto quello che si è portato via l'acqua, di liberare per favore le persone, di cercare di Liberare fare strade perché possano strade. entrare i camion con i viveri, perché fino adesso è la gente che entra a piedi che sta portando, e ovviamente mh, non possono arrivare dappertutto. Stiamo cercando, Pochi militari, sono arrivati i militari però, sì, però a nostro pochi, avviso pochi. perché E Spagna ha rifiutato anche aiuti da altri paesi, non sappiamo il perché, non... ci sono ragazzi, con 500 militari che ci sono dentro, i poverini stanno dando l'anima. Però chiaramente per quello che è successo, 500 militari non basta. Stiamo cercando un modo di una ONG in spagnolo, di ONG. ONG, però anche quello è difficile perché non è stata creata. E stiamo, non so, vogliamo fare molto di più. Noi speriamo che veramente questo video si condivida per dare voce alla gente di Valencia che non ha niente, non è rimasta senza acqua, non c'ha la Non è corrente. appoggiato per Ci niente. sono tanti dispersi, ci sono quasi 2000 dispersi, c'è gente che ancora ti manda un messaggio per dirti sto bene, però non scrivermi perché ho bisogno della batteria del telefono. C'è gente che cerca di farsi chilometri e chilometri per andare a prendere dell'acqua, ragazzi. E è allucinante. È tragica, la situazione è veramente tragica. E nel nostro piccolo speriamo che questo video arrivi a qualcuno e che veramente Smobility. smobilita qualcosa, perché è giusto dare visibilità a queste cose, ragazzi. È giusto che io credo che si sappia la realtà dei fatti. E speriamo che arrivi a qualcuno che ci possa aiutare e che ci possa dire provate a fare così, provate a fare così, perché il popolo, più di questo, il popolo non può fare. Però servono delle macchine che arrivano lì in 24 ore, in 48 ore, sgomberino tutto e possono entrare gli aiuti e possono tirare via tanta gente dai loro appartamenti, costruire degli accampamenti, che noi siamo i primi, ragazzi. Se c'è Non un ci sono accampamento, io vado giù e aiuto. Per noi non è stato allestito nessuna non riusciamo a capire la situazione è grave, veramente grave. Lo Non so, smetterò mai ragazzi, di noi ci dirlo. scusiamo, però chiaramente le emozioni sono tante e quindi ci sembrava giusto fare questo video, far sapere a tutti che noi stiamo bene, grazie di tutti i messaggi che ci sono arrivati e dell'affetto. E vi chiediamo un favore, ragazzi, condividetelo il più possibile, che arriva a più gente possibile, vediamo se veramente troviamo una soluzione per aiutare a Valencia. Perché, ragazzi, sappiamo che l'unione fa la forza, che quando vogliamo siamo tutti uniti, quando vogliamo nel nostro piccolo possiamo fare Per grandi grandi cose. cose. Lasciamo da parte la politica, ragazzi, veramente la politica la lasciamo da Sono cose che parte. abbiamo saputo che meglio non entrare, però sicuramente nei telegiornali non sono state dette e non vogliamo entrare in polemica, però Però quando uniamoci, diciamo che è gestita malissimo, è gestita malissimo. però uniamoci, ragazzi, se ci uniamo possiamo fare veramente tanto. Vi ringraziamo che avete visto il video e vi terremo aggiornati. Più di così, noi vi abbiamo dato Una panoramica. una panoramica di quello che abbiamo vissuto. Vi mandiamo un bacio.
grande e mandiamo un bacio a E tutta la... forza E Valencia. forza Valencia, che ce la facciamo ragazzi, se facciamo tutti un piccolo sforzo ce la facciamo. Un bacio Valencia.